Torniamo a parlare di Marco Valdo, lo straordinario personaggio creato da Italo Calvino. Nello specifico, nel video di oggi ti leggerò la novella La città smarrita nella neve, tratta proprio da Marco Valdo e le stagioni in città. Bene, come anticipato, comincio a leggerti la novella La città smarrita nella neve. Se hai già visto gli altri video che ho fatto su Marco Valdo, conosci già il tipo di personaggio. Marco Valdo è un uomo decisamente ingenuo e eccessivamente ottimista, se possiamo dire così. Un uomo che conduce una vita che non gli piace, una vita piuttosto misera e cerca sempre il modo per migliorarla e per dare un futuro migliore a se stesso e alla propria famiglia. In ogni novella succede qualcosa che lo porta a sperimentare qualcosa di nuovo, con la speranza di migliorare la propria esistenza, ma inevitabilmente le novelle finiscono con Marco Valdo che fallisce nel suo tentativo di miglioramento e ritorna a fare la vita di tutti i giorni. Vediamo come questo schema si ripete nella novella La città smarrita nella neve. Quindi c'è una città smarrita, persa nella neve. Comincio la lettura. Piccola integrazione per ricordarti due cose. Numero 1. Se vuoi puoi attivare i sottotitoli per leggere la storia mentre la ascolti, ma ho preparato anche un documento PDF per te con la trascrizione della novella e il lessico spiegato al fianco del testo. Puoi scaricare la trascrizione gratuita cliccando sul link che trovi qui sotto e in pochi minuti la troverai nella tua casella di posta. Quel mattino lo svegliò il silenzio. Marco Valdo si tirò su dal letto col senso di qualcosa di strano nell'aria. Non capiva che ora era. La luce tra le stecche delle persiane era diversa da quella di tutte le ore del giorno e della notte. Aprì la finestra. La città non c'era più. Era stata sostituita da un foglio bianco. Aguzzando lo sguardo, distinse in mezzo al bianco alcune linee quasi cancellate che corrispondevano a quelle della vista abituale. Le finestre e i tetti e i lampioni lì intorno, ma perdute sotto tutta la neve che c'era calata sopra nella notte. La neve! Gridò Marco Valdo alla moglie, ossia fece per gridare, ma la voce gli uscì attutita. Come sulle linee e sui colori e sulle prospettive, la neve era caduta sui rumori, anzi, sulla possibilità stessa di far rumore. I suoni, in uno spazio imbottito, non vibravano. Andò al lavoro a piedi. I tram erano fermi per la neve. Per strada, aprendosi lui stesso la sua pista, si sentì libero come non s'era mai sentito. Nelle vie cittadine ogni differenza tra marciapiedi e carreggiata era scomparsa. Veicoli non ne potevano passare e Marco Valdo, anche se affondava fino a mezza gamba ad ogni passo e si sentiva infiltrare la neve nelle calze, era diventato padrone di camminare in mezzo alla strada, di calpestare le aiuole, di attraversare fuori dalle linee prescritte, di avanzare a zigzag. Le vie e i corsi si aprivano, sterminate e deserte, come candide gole tra rocce di montagne. La città, nascosta sotto quel mantello, chissà se era sempre la stessa, o se nella notte l'avevano cambiata con un'altra. Chissà se sotto quei monticelli bianchi c'erano ancora le pompe di benzina, le edicole, le fermate dei tram,
o se non c'erano che sacchi e sacchi di neve. Marcovaldo, camminando, sognava di perdersi in una città diversa. Invece i suoi passi lo riportavano proprio al suo posto di lavoro di tutti i giorni, il solito magazzino, e, varcata la soglia, il manovale si stupì di ritrovarsi tra quelle mura sempre uguali, come se il cambiamento che aveva annullato il mondo fuori avesse risparmiato solo la sua ditta. Lì, ad aspettarlo, c'era una pala, alta più di lui. Il magazziniere, capo signor Viligelmo, porgendogliela, gli disse: «Davanti alla ditta la spalatura del marciapiede spetta a noi, cioè a te». Marcovaldo imbracciò la pala e uscì. Spalare neve non è un gioco, ma Marcovaldo sentiva la neve come amica, come un elemento che annullava la gabbia di muri in cui era imprigionata la sua vita. E di gran lena si diede al lavoro, facendo volare gran palate di neve dal marciapiede al centro della via. Anche il disoccupato Sigismondo era pieno di riconoscenza per la neve, perché essendosi arruolato quel mattino tra gli spalatori del comune, aveva davanti finalmente qualche giorno di lavoro assicurato. Ma questo suo sentimento, anziché a vaghe fantasie come Marcovaldo, lo portava a calcoli ben precisi su quanti metri cubi di neve doveva spostare per sgomberare tanti metri quadrati. Mirava, insomma, a mettersi in buona luce con il caposquadra e, segreta sua ambizione, a far carriera. Sigismondo si voltò e cosa vide? Il tratto di carreggiata appena sgomberata tornava a ricoprirsi di neve sotto i disordinati colpi di pala d'un tizio che si affannava lì sul marciapiede. Gli prese quasi un accidente. Corse ad affrontarlo, puntandogli la pala colma di neve contro il petto. «Ehi tu, sei tu che tiri quella neve lì?» «Eh? Cosa?» trasalì Marcovaldo, ma ammise: «Ah, forse sì». «Beh, o te la riprendi subito con la tua paletta o te la faccio mangiare fino all'ultimo fiocco». «Ma io devo spalare il marciapiede». «E io la strada, e beh?» «E dove la metto?» «Sei del comune?» «No, della ditta SBAV». Sigismondo gli insegnò ad ammucchiare la neve sul bordo e Marcovaldo gli ripulì tutto il suo tratto. Soddisfatti, a pale piantate nella neve, stettero a contemplare l'opera compiuta. «Hai una cicca?» chiese Sigismondo. Si stavano accendendo mezza sigaretta per uno quando un'auto spazzaneve percorse la via sollevando due grandi onde bianche che ricadevano ai lati. Quando i due alzarono lo sguardo, tutto il tratto che avevano pulito era di nuovo ricoperto di neve. «Che cos'è successo? È tornato a nevicare?» Elevarono gli occhi al cielo. Marcovaldo imparò ad ammucchiare la neve in un muretto compatto. Se continuava a fare quei muretti così, poteva costruirsi delle vie per lui solo, vie che avrebbero portato dove sapeva solo lui e in cui tutti gli altri si sarebbero persi. Rifare la città, ammucchiare montagne alte come case che nessuno avrebbe potuto distinguere dalle case vere. O forse ormai tutte le case erano diventate di neve, dentro e fuori.
Tutta una città di neve, con i monumenti e i campanili e gli alberi, una città che si poteva disfare a colpi di pala e rifarla in un altro modo. Al bordo del marciapiede, a un certo punto, c'era un mucchio di neve ragguardevole. Marcovaldo già stava per livellarlo all'altezza dei suoi muretti quando si accorse che era un'automobile. La lussuosa macchina del presidente del consiglio d'amministrazione commendator Alboino, tutta ricoperta di neve. Visto che la differenza tra un'auto e un mucchio di neve era così poca, Marcovaldo, con la pala, si mise a modellare la forma di una macchina. Venne bene. Davvero tra le due non si riconosceva più qual era quella vera. Per dare gli ultimi tocchi all'opera, Marcovaldo si servì di qualche rottame che gli era capitato sotto la pala. Un barattolo arrugginito capitava a proposito per modellare la forma di un fanale. Con un pezzo di rubinetto la portiera ebbe la sua maniglia. A un certo punto il presidente commendator Alboino uscì dal portone. Miope ed efficiente, marciò deciso a raggiungere in fretta la sua macchina. Afferrò il rubinetto che sporgeva, tirò, abbassò la testa e si infilò nel mucchio di neve fino al collo. Marcovaldo se n'era già andato e spalava nel cortile. Lì i ragazzi del cortile avevano fatto un uomo di neve. «Gli manca il naso», disse uno di loro. «Cosa ci mettiamo? Una carota!» E corsero nelle rispettive cucine a cercare tra gli ortaggi. Marcovaldo contemplava l'uomo di neve. Assorto nelle sue meditazioni, non s'accorse che dal tetto due uomini gridavano: «Ehi signore, si tolga un po' di lì!» Erano quelli che fanno scendere la neve dai tetti. E tutt'a un tratto un carico di neve di 3 quintali gli piombò proprio addosso. I bambini tornarono con le loro carote. «Oh, hanno fatto un altro uomo di neve!» In mezzo al cortile c'erano 2 pupazzi identici, vicini. «Mettiamogli il naso a tutti e 2!» E affondarono 2 carote nelle teste dei 2 uomini di neve. Marcovaldo, più morto che vivo, sentì attraverso l'involucro in cui era sepolto e congelato arrivargli del cibo. E masticò. «Mamma mia, la carota è sparita!» I bambini erano molto spaventati. Il più coraggioso non si perse d'animo. Aveva un naso di ricambio, un peperone, e lo applicò all'uomo di neve. L'uomo di neve ingoiò anche quello. Allora provarono a mettergli per naso un pezzo di carbone. Marcovaldo lo sputò via con tutte le sue forze. «Aiuto! È vivo! È vivo!» I ragazzi scapparono. In un angolo del cortile c'era una grata da cui usciva una nube di calore. Marcovaldo, con pesante passo d'uomo di neve, si andò a mettere lì. La neve gli si sciolse addosso, colò in rivoli sui vestiti. Ne ricomparve un Marcovaldo tutto gonfio e intasato dal raffreddore. Prese la pala, soprattutto per scaldarsi, e si mise al lavoro nel cortile. Aveva uno starnuto che s'era fermato in cima al naso. Stava lì e non si decideva a saltar fuori. Marcovaldo spalava con gli occhi semichiusi e lo starnuto restava sempre fermo in cima al suo naso. Tutt'a un tratto «là!» fu quasi un boato e il «ciù!» fu più forte che lo scoppio d'una mina. Per lo spostamento d'aria
Marcovaldo fu sbatacchiato contro il muro. Altro che spostamento, era una vera tromba d'aria che lo starnuto aveva provocato. Tutta la neve del cortile si sollevò, vortice come in una tormenta, e fu risucchiata in su, polverizzandosi nel cielo. Quando Marcovaldo riaprì gli occhi dal suo tramortimento, il cortile era completamente sgombro, senza neppure un fiocco di neve. E agli occhi di Marcovaldo si ripresentò il cortile di sempre. I grigi muri, le casse del magazzino, le cose di tutti i giorni, spigolose e ostili. E come vedi, Marcovaldo viene preso da un sogno, entra in una dimensione parallela grazie alla neve, ma poi la realtà torna ad essere quella di sempre. Le mura grigie, lo stesso posto di lavoro, le cose spigolose, dolorose e ostili. Bene, questa era la novella di Marcovaldo. Cosa ne pensi? Ti è piaciuta? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Ci vediamo alla prossima lezione e se vuoi saperne di più su Marcovaldo e su Italo Calvino in generale, puoi dare un'occhiata a questi video che trovi qui. Grazie mille per la tua compagnia e ci vediamo prestissimo.